Ciao, sono Kiko di B00 e in questo video vi spiegherò l'utilizzo di base e le funzioni della J-Shell. J-Shell è una delle novità introdotte con Java 9 di cui ho discusso nel video disponibile in alto a destra. Per poterle eseguire su Linux basta aver installato Java 9 ed eseguire il comando J-Shell. Per Windows invece è sempre necessario aver installato Java 9, ma provando ad inserire J-Shell sul terminale otterremo un messaggio che ci avvisa che il comando J-Shell non è riconosciuto. Infatti bisogna aggiungere la cartella di installazione del JDK sulla path di sistema. Per farlo, premiamo contemporaneamente il tasto di Windows e R e scriviamo Control Panel, seguito da invio. Da qui andiamo su Sistema e Sicurezza, Sistema, Impostazioni avanzate di sistema, Variabili d'ambiente. Arrivati a questo punto andiamo sotto a Variabili di sistema, selezioniamo Path e Modifica. A questo punto vi si possono mostrare due tipi di finestra differenti a seconda della versione di Windows. Io eseguirò il procedimento in entrambe contemporaneamente. Se vi si presenta una schermata simile a quella di sinistra, cliccate su Nuovo e scrivete cc:/programfiles/java/jdk-9/bin. Infine cliccate su OK. Se invece vi si presenta una schermata simile a quella di destra, andate alla fine della casella di testo di valore variabile e aggiungete c:/programfiles/java/jdk-9/bin. Infine cliccate su OK. Nella schermata contenente tutte le variabili d'ambiente cliccate ancora OK e chiudete tutte le finestre. Adesso siamo pronti per utilizzare la J-Shell. Per farlo premiamo contemporaneamente il tasto di Windows e R, scriviamo J-Shell e premiamo invio. Dopo qualche istante vi si presenterà un messaggio di benvenuto, quindi seguiamo le istruzioni scrivendo /help intro. Nel messaggio che compare vi verrà detto che J-Shell è un tool che ci permette di eseguire codice in Java e di ottenere risultati immediati, che possiamo dichiarare metodi, variabili, eccetera, e che possiamo anche eseguire delle espressioni come x più x. Direi di iniziare dichiarando un intero chiamato t con valore 5, quindi scrivo int t uguale a 5, qui non servono neanche le punti e virgola. E premendo invio ci verrà mostrato t freccettina 5. Ora possiamo eseguire alcune operazioni su questa variabile, come per esempio stampare i numeri da 1 a t, utilizzando un ciclo for. Quindi scriviamo for, fra parentesi int i uguale a 0, punto e virgola, i minore di t, punto e virgola, ip più, chiusa parentesi. Questa volta premendo invio non ci verrà restituito nessun input, in quanto sta aspettando le istruzioni da eseguire all'interno del for. Quindi scriviamo system.out.println t più 1. E premendo invio verrà eseguito il ciclo, perché come risultato darà 1, 2, 3, 4 e 5. Si può notare come la J-Shell possa essere utilizzata anche come calcolatrice, per esempio scrivendo 4x4 e premendo invio ci restituirà 16. Ora passiamo ai comandi veri e propri di J-Shell. Partiamo col comando list, che ci permette di stampare lo storico di tutti i comandi che abbiamo eseguito. Nel nostro caso restituirà 1, 2 punti int t uguale a 5, 2, 2 punti for, fra parentesi int i uguale a 0, i minore di t, punto e virgola i più più, chiusa parentesi, system.out.println, fra parentesi i più 1, 3, 2 punti, 4x4. Il comando list può essere utilizzato anche per ottenere altre informazioni. Per esempio scrivendo list e l'id di un'istruzione ci restituirà appunto l'istruzione. Se scriviamo list-start vedremo tutte le classi importate, mentre se scriviamo list-all otterremo sia le classi importate sia le istruzioni eseguite. Possiamo anche salvare il nostro duro lavoro utilizzando il comando /save seguito dal nome del file, per poi riaprirlo scrivendo /open e il nome del file. Nota che il comando open eseguirà anche tutto lo snippet. Prima di salvare il file magari si vuole rimuovere un'istruzione che non si vuole che appaia al terminale. Per farlo scriviamo /drop e l'id dell'istruzione. Esso viene ricavato quando viene eseguita l'istruzione list, in quanto è il numero prima dei due punti. Per esempio potremo rimuovere la terza istruzione con drop 3. Se invece vogliamo modificare un'istruzione basta scrivere edit e l'id dell'istruzione. Per esempio possiamo fare in modo che al posto di stampare i numeri partendo da 1, li stampi da 0. Per farlo scriviamo edit 2. A questo punto vi si aprirà una finestra chiamata J-Shell Edit Pad, che contiene l'istruzione corrente e nel nostro caso anche la condizione. Quindi all'interno della stessa modifichiamo i più 1 con i e clicchiamo su Accept ed Exit. Bisogna notare il fatto che nel caso di una dichiarazione essa verrà spostata in fondo alla lista delle azioni e nel caso di un for ne verrà data una copia in seguito. Possiamo vedere le variabili dichiarate e i loro valori tramite il comando vars e i metodi con le loro firme con /methods. È possibile rieseguire un determinato snippet all'interno di un id scrivendo / e l'id. Infine è possibile resettare la J-Shell tramite il comando /reset. Ho omesso alcuni comandi che comunque sono disponibili scrivendo /help. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.